Benvenuti in compagnia di un'auto rarissima, l'Aston Martin V12 Vantage, rarissima per i 333 esemplari costruiti al mondo. È rarissima perché sarà l'ultima di un'era, come ha dichiarato Aston Martin, l'ultima volta che un propulsore V12 verrà inserito sotto il cofano di una Vantage. Scopriamo quale propulsore però, il mitico 5.2 litri biturbo da 700 cavalli e 753 Nm di coppia, abbinato questa volta al cambio ZF che ben conosciamo già sulla Vantage ma modificato nella calibrazione del software. Altra importante modifica per quanto riguarda il cambio è questo ammortizzatore laterale, lateral damper, che lavora tra la scocca e la trasmissione per rendere ancora più efficace la dinamica del cambio stesso. Infine, una cosa che a me piace molto, il differenziale autobloccante al posteriore, questa volta meccanico, via il differenziale elettronico e torniamo a un meccanico duro puro, più coerente con il V12. Ma veniamo a comprendere le differenze principali con la Aston Martin V8 che ben conosciamo. Iniziamo dall'anteriore, carreggiata allargata all'anteriore e al posteriore per ben 40 mm al posteriore. Carbonio dappertutto, cofano anteriore ridisegnato e anche paraurti anteriore, front split per aumentare la downforce e infine questa griglia anteriore ridisegnata per essere incrementata del ben 25% e quindi dare molta più aria al propulsore. Le principali modifiche al posteriore, quelle che non si vedono, l'uso di materiale composito invece della fibra di carbonio sia per l'ala che per il paraurti posteriore. Ala ridisegnata anche rispetto alla Formula One Edition per arrivare a ben 200 kg di downforce alla velocità massima 322 km/h e ridisegno complessivo di quello che è il paraurti posteriore per ospitare il nuovo diffusore, davvero bello ma soprattutto utile non solo per l'aerodinamica ma anche per il nuovo doppio scarico centrale, visto per la prima volta e unica sulla V12 Spister, un'auto da collezione davvero limitata e riproposto su questa Vantage V12. Davvero bello ed efficace per risparmiare 7,5 kg, utilissimi su un'auto che comunque più pesante della V8 Vantage per via del V12 che porta. Ma parliamo di dinamica di marcia, di telaio. Aston Martin ha dichiarato di aver irrigidito notevolmente il telaio, davvero importante per ospitare il propulsore e le maggiori prestazioni dell'auto. Modifiche soprattutto alle barre antirollio, anteriori e posteriori più grandi e alle molle, ben il 40% più dure al posteriore e il 50% all'anteriore, tantissimo, per arrivare poi agli pneumatici, dove scopriamo questa nuova partnership con Michelin. Eravamo abituati a Pirelli su Aston Martin e anche il pneumatico, la scelta è un po' differente, un 4S, non un K2 o un K2R, ma un 4S che Aston Martin ha dichiarato essere sviluppato per questa vettura. Impianto carboceramico ovviamente, ma a questo punto vediamo le prestazioni di questa straordinaria Aston Martin. Scopriamo come va questa Vantage con il propulsore V12. Wow! Scaldiamo i pneumatici posteriori. Prime sensazioni. Mi piace molto l'inserimento, wider track, la carreggiata allargata che poi è più al posteriore che all'anteriore, però si comporta bene. Il motore è straordinario e questa bordata di coppia, infatti sono 753 Nm, che è straordinaria, è progressiva e infatti manda in crisi, lo vediamo qua, gli pneumatici posteriori che non riescono a scaricare. Di nuovo io credo che un K2R sarebbe stato ottimale su una vettura di questo tipo. Dicevo, coppia esplosiva per il propulsore, ma poi non c'è quella esplosività nella potenza che arriva subito, come ad esempio sulla 488 pista. È un filo più lento nel salire di giri e lo vediamo anche nelle marce, dove uso molto spesso la seconda e non metto la terza, dipende anche dalla rapportatura, sicuro. Il V12 comunque è stratosferico, sia nel sound che nelle sensazioni, al di là di tutto è un altro pianeta. Mi piace molto la maneggevolezza del telaio, migliorata nonostante il peso, ma vediamo come va nel giro veloce, è il momento di provare a segnare il giro veloce con questa vettura. Seconda, entriamo nella curva prima del rettilineo, devo domare il posteriore, un po' difficoltoso, quarta, terza, seconda di nuovo. Cambio non è precisissimo in staccata, non male ma potrebbe essere migliore. È una lotta con il differenziale a contenere la potenza, ma ringrazio che ci sia il meccanico. Mi piace molto l'anteriore, a livello di telaio hanno fatto un lavoro indurito più che al posteriore, hanno fatto benissimo.
Guardate qui che devi contenere lo slide in questo curvone veloce. Sono arrivato un filo lungo, devo usare un po' di più i freni in questa pista. Via! Il grip del pneumatico non mi soddisfa questo 4S, devo dirlo. Siamo meno fluidi del dovuto. Bella però nello stretto, davvero bella. Via, 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 via. Un filo di traverso, seconda, di nuovo, terza seconda. Non combatto mai sotto sterzo e questo mi piace. Terza seconda anche qua, arriviamo nella chiocciola. Mi piace perché arriva subito a corda, quindi l'anteriore, come ho detto, lavora bene. È un po' difficile domare il posteriore. E un attimo l'intraversamento. Ultima curva, vediamo di uscire al massimo e puliti. Via! Siamo tutto stretto. Scopriamo il tempo. Proviamo qualche giro un po' sporco a bordo di questa V12 Vantage. Una guida un po' più sporcacciona, via di seconda. Entriamo qua. Che spettacolo, ragazzi, questo V12 di traverso. E non è banale su un motore così pesante riuscire a ottenere un balance molto superiore anche a quella del V8. Se uno vuole guidarla sporca questa vettura, si possono fare veramente numeri con un sound incredibile. Wow! Come gioco con il gas in maniera incredibile. A ruote fumanti, guardate che pendolo! Wow! Il tempo in pista di questa Aston V12 Vantage 1:18:33 lo considero soddisfacente? Personalmente sì, quasi un secondo in meno dell'Aston V8 con lo stesso cambio ZF, è davvero tanta roba considerando il peso di questa vettura. Questo è un tracciato molto stretto, valorizza le vetture molto leggere o le trazioni 4 ruote motrici e qua il peso è importante, sono quasi 200 kg in più rispetto al V8 e sono soprattutto 200 rispetto ad esempio alla AMG GT-R e molti di più rispetto alla 488 pista che qua detiene il record delle vetture stradali. Eppure il trapianto di questo V12 secondo me è perfettamente riuscito, perché la vettura da guidare è molto più bella del V8 ed è stata una delle vetture più belle in un tracciato così stretto. L'abbiamo vista nei traversi quanto riescono facilmente, l'handling è davvero eccellente e la taratura delle sospensioni è davvero riuscita. Molto probabilmente il trapianto del motore della DBX 707 di qui sotto avrebbe tolto ancora più di un secondo sul tempo sul giro, ma non è questo il punto. L'unicità di un V12, il sound, la dinamica di guida di questo propulsore è davvero unica, niente in paragone con tutte le altre Aston Martin e soprattutto ricordiamo, rispetto a vetture eccellenti come la 488 pista, questa vettura è stata prodotta circa in 1/10 degli esemplari, quindi questo la rende davvero collezionabile. Vi aspetto quindi per i prossimi video e seguiteci sulle nostre pagine social.